Ciao a tutti amici lettori, bentrovati sul canale. Per questo tag sono stata taggata da Daniela di Voce di Libri che l'ha creato insieme a Monia di Hobby di Biblioteca. Vi lascio qui sotto il video di Daniela e tag un po' di canali se volessero rifarlo. Questo book tag è dedicato al giorno del matrimonio perché Monia ha in programma di sposarsi. Io non sono sposata, comunque l'ho fatto lo stesso perché la traccia mi sembrava carina e rispondo ugualmente, tanto non è obbligatorio. Numero 1, inviti, il libro di cui aspetti con ansia l'uscita o che non vedi l'ora di leggere. Qui vi cito L'ultimo orizzonte di Colin McCullough, che è un libro ambientato nel 1800 che parla della conquista dei coloni inglesi dell'Australia, che è il sequel del libro che ho finito da poco, che è il numero 2, Scambio degli anelli, il libro che ha mantenuto le promesse. È l'altra parte del mondo, sempre di Colin McCullough. Appunto sarebbe la prima parte di questo libro che parla della conquista dell'Australia da parte dei coloni inglesi nel 1700. Parla di questi galeotti che sono stati spediti dall'altra parte del mondo, appunto, come dice il titolo, in una terra che non sapevano neanche esattamente dove era o cosa avrebbero trovato. Quello è la prima parte e L'ultimo orizzonte è il sequel di questo libro. Poi, numero 3, Lancio del riso, un libro che ti ha regalato gioia e ricchezza interiore. Qui vi cito questo che ne ho già parlato, mi è piaciuto moltissimo, che è Le memorie di Adriano della Jursenar, un libro dove Adriano scrive delle lettere a suo nipote Marco Aurelio e gli racconta la sua vita, le sue speranze, le sue illusioni, soprattutto l'amore per il giovane Antino, il quale morì giovane e sembra suicida, spezzando il cuore dell'imperatore. È un libro molto bello, epistolare, dove l'autrice si immagina che Adriano racconti la sua vita. Numero 4, Cerimonia, il libro che ha suggellato il tuo amore per la lettura. Io ho sempre amato leggere, non ho avuto bisogno dei libri, già a 4-5 anni leggevo, mi piaceva molto, quindi non ho avuto bisogno proprio di un libro che mi spingesse a leggere, però uno dei primi che ho letto, che mi ricordo, ho pensato di citare questo, che è Alice nel Paese delle Meraviglie attraverso lo specchio di Lewis Carroll, un libro che era per ragazzi, che è uno dei primissimi che io ho letto quando ero veramente molto piccola e mi è piaciuto tantissimo. Numero 5, Abito da sposa, un libro speciale che hai aspettato di leggere al momento giusto o che stai aspettando il momento giusto per leggere. Qui vi cito Il Dio del fiume di Wilbur Smith, l'ho già detto. I libri di Wilbur Smith io spero di riuscire a trovare il tempo di leggerli, ma continuo a dirlo, non sono ancora riuscita a leggerli. Questo è ambientato nell'antico Egitto, un romanzo storico, credo. E anche gli altri libri di questo autore vorrei leggerli prima o poi. Numero 6, Damigelle, un libro corale, una raccolta di racconti con protagoniste femminili. Qui vi cito Piccole donne di Louise May Alcott, che io ho provato a leggere da ragazzina, ma non era il mio genere. Mi è venuto in mente, questo parla chiaramente di donne, sono quattro sorelle che vivono in epoca vittoriana, ragazzine, e tutte diverse tra loro, con caratteri diversi, racconta le vicende di queste ragazze. Insomma, la trama la conoscerete, è famosissima. Numero 7. Torta, un libro che hai prestato o che hai letto con qualcuno che insomma hai condiviso. Io devo averlo già detto, non amo prestare i miei libri come non amo prestare le mie cose. Li presto solo ai miei familiari stretti perché non esce di casa e poi so che li trattano bene, che li rispettano e che me li restituiscono anche. Un libro che ho prestato è questo, I Vedovi, Bologna Jacques, che è un thriller psicologico molto molto bello da questi autori, molto apprezzati, che hanno scritto ad esempio La donna che visse due volte, Diabolique, eccetera, autori francesi molto bravi che non si trovano, oramai sono da collezionisti i loro libri e li ho prestati veramente a tutta la famiglia perché mi era piaciuto tanto e l'ho voluto condividere. Numero 8, un libro coccola, bomboniere. Come bomboniere mi è venuto in mente questo, che in realtà è un manuale, che è Meditazione, prima e ultima libertà, di Osho. Se vi volete bene, volete veramente stare meglio, stare bene, vi consiglio di fare yoga e meditazione, che è molto utile e sono delle coccole, appunto.
La fa chi si vuole bene. Numero 9, Testimoni, un libro con una profonda storia di amicizia. Ah, qui vi cito Uomini e topi di Steinbeck, un libro con una bellissima storia di amicizia tra due uomini, sono due ragazzi, uno sveglio, in gamba, un tipo magro con un sacco di energie, l'altro è grande e grosso, un po' ritardato, e il primo cerca di proteggerlo, di difenderlo, intanto sognano durante la Grande Depressione di prendere un pezzo di terra loro e mettere una fattoria in proprio, lavorare insieme, lavorare la terra. Per adesso girano da una fattoria all'altra per fare il raccolto, diciamo. Sono anche loro tra i diseredati della Grande Depressione, come tutti quelli di cui ha narrato Steinbeck. Numero 10, Primo ballo, un libro in costume ambientato in un'altra epoca. Qui ho pensato a questo di John Dixon Carr, che è Il diavolo vestito di velluto, e appunto parla di un signore che scopre che nella casa delle vacanze dove lui trascorre le vacanze, un professore di storia, 200 anni prima c'è stato un delitto e un signore tale quale a lui che sembra il suo gemello è stato incolpato di aver ucciso la moglie. Lui fa un patto col diavolo e decide di andare nel passato per scoprire e addirittura per sventare il delitto, però il patto col diavolo comprende che lui non può cambiare la storia. Se lo fa non potrà più tornare nel presente. Allora leggete questo libro perché è un godibilissimo giallo storico, diciamo, scritto veramente molto bene, così scoprirete anche se poi è riuscito a tornare nel presente effettivamente e a scoprire chi è stato a fare questo delitto. Poi, numero 11, Viaggio di nozze, un libro con una trama avventurosa. Qui vi cito questo libro, che è quello probabilmente che io leggerò prossimamente, l'ho messo sul comodino, che è un altro libro di Steinbeck, non so se lo sapete, Le gesta di Re Artù e dei suoi nobili cavalieri. Ha scritto anche questo, forse non tutti lo sanno. Guardate che bella edizione questo libro, c'è anche il segnalibro, molto bello, una rilegatura fatta bene, è una fiaba, naturalmente la storia di Re Artù non ve la racconto, immagino che la conoscano tutti. È il libro che devo leggere prossimamente e penso che sia un libro avventuroso. Numero 12, Lista nozze, un libro, un gadget libresto che vorresti ti regalassero. Qui mi piacerebbe Le memorie di Giacomo Casanova, che è la sua autobiografia. Io ho letto degli spezzoni, degli estratti, un paio di libri che ho riletto anche recentemente, tra l'altro ve ne parlerò in un prossimo video, che sono dei libri che sto leggendo in questo periodo, e mi piacerebbe leggere la sua biografia completa. Ho visto che esiste ancora, è stata ristampata, mi piacerebbe prenderla. Bene amici, oggi abbiamo finito per questo tag dedicato al giorno delle nozze. Quelli che vogliono rispondere poi sono curiosa di vedere anche i vostri video. Grazie per la visione, a presto, ciao.